E ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono il vostro caro Roglio Rosso e oggi siamo qui per la prima volta in assoluto su Wixo. Che cos'è Wixo? Se non lo sapevate, Wixo è una serie creata da Adis Pro che in pratica è tipo se l'intera civilizazione andasse tutta a capo e quindi, essendo che io sono pure membro della community, ho visto anche tutti questi video di cosa succederebbe. Mi sono detto, ma perché non lo faccio pure io? E quindi eccoci qua. Ma prima di iniziare con il video, mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, che veramente nessuno si iscrive più, quindi per favore iscrivetevi. E diciamo che l'intero mondo è sconvolto da questa cosa, che sono arrivati gli extraterrestri fino a qui alla Terra, quindi milioni e milioni di truppe in tutto il mondo si prepareranno, detto malissimo, scusate, però i Ronin riusciranno a contattare non so come si chiama, tipo il preside dell'ONU di questo mondo. Scusate se state avendo dolori alle orecchie, ma mi sono svegliato di prima mattina, quindi scusate, non ci posso fare niente. Di prima mattina sempre questa voce stanca, vi chiedo scusa, anche se non credo che nessuno guarderebbe questo video, anche perché tutti i membri della community o sono inglesi o sono spagnoli. Quindi sì, diciamo che in poche parole i Roglin contattano l'ONU di questo mondo e dicono che vogliono solo la Sicilia, non vogliono avere niente a che fare con il mondo. Loro vogliono solo la Sicilia. E loro dicono, va bene, basta che non ci ammazzi, sa. Tornando a noi, quello che è successo è episodio che prima si sono fermati quelle truppe, essendo che c'è stata un'invasione, tra virgolette. Diciamo che continueranno a spingere, come è successo nella serie originale, nell'episodio 90. Come è successo nel vero episodio 90, verranno spinti, inizieranno a essere spinti. Aspettate che cambio qui un attimo, non si vede. Così va meglio? No, fatemi un attimo. Così va meglio? Spero di sì. Comunque, bla bla bla, vanno a finire tutte cose. Quindi sì, è un po' in poche parole quello che è successo nell'episodio realmente, dell'episodio 90, che i, i russi praticamente muoiono, cioè. Però prima che scusate, la capitale. Ah, scusa, prima che ma oggi ha la voce tirata, non ho capito. Mentre si stanno avvicinando nella capitale in Mesopotamia, qua, come si chiama? Boh. I Roghi faranno un'invasione del Cipro. E la loro giustificazione? Non vogliono che la Russia muore. Quindi faranno un altro atterraggio qui nel team rosso, iniziando a spingere qui nella zona, entrando qui in qualunque cosa sia. Questi qua cos'è? Gerusalemme, boh. Prenderanno la capitale e ciao ciao. Iniziando qui a spingere e inizieranno qui a liberare il territorio. Questo farà distrarre un sacco le truppe che le manderà. Che cavolo sta succedendo? Le manderanno via e diciamo che i russi riusciranno a spingere, però non tanto, anche perché ci sono tanti ribelli qui, cioè, i ribelli, c'è solo uno qui, l'Ucraina, che vuole la indipendenza, però iniziando qui a spingere nell'Ucraina, quando qui vediamo che i russi iniziano a spingere la Polonia, quasi riuscendo a separare la cosa, però
attacco dal nord e niente, praticamente è fallito. Vedremo le truppe roghindesi arriveranno in Grecia per aiutarli. Intanto qui proprio si avvicinano proprio super vicini alla capitale finché non arrivano le truppe, inizia a spingere qua e a spingere qua. Però questi non si fermeranno perché prenderanno la capitale e li respingeranno. Detto malissimo, aiutatemi. E prendendo qui la capitale del coso, qui come si chiama il team? Questo paese, sud Turchia, qui come si chiama? Boh, non lo so, io non sono esperto, non mi ricordo i nomi di questi paesi. Scusate. Intanto vedevo che qui la Grecia farà un atterraggio e inizierà a riprendersi i territori suoi, giustamente, iniziando a spingere nei nemici qui, prendendosi. Ma perché questo qua ha due capitali, scusa? Stavo dicendo, iniziando qui a rispingere nel territorio con molta facilità. No, però non ti devi immischiare con cosa. E diciamo che si incontreranno. Ciao, ciao. E praticamente qui è finita. Intanto qui vedremo che i russi iniziano a spingere in Estonia cercando di riprendersi tutto, ma vedremo qui la Polonia che aiuto, inizieremo a vedere qui la Polonia che inizierà a spingere in Belorussia, qui dove sta nella vita reale, iniziando qui a spingere, cercando di prendersi vecchi territori. Intanto vedevo che qui i russi iniziano a spingere in Ucraina e nell'Unione dei contadini, qui, come si chiama questo paese in italiano? Intanto qui i russi faranno un taglio dall'Ucraina con i mesopotami, detto benissimo, soprattutto, e inizieranno di nuovo a spingere una cosa con nessun problema. E praticamente si devono arrendere. Quindi vediamo il Pistridi. Detto malissimo, scusate un'altra volta, ma io in inglese non lo so pronunciare bene. E nel trattato di pace vedremo che prima di tutto la Finlandia verrà rilasciata come uno stato indipendente, la Polonia si prenderà un po' di terra e la Russia si prenderà qui un po' di terra dell'Unione, come si chiama? Boh, l'Unione dei contadini si prenderà una provincia solo qua. Intanto vediamo che qui questi due paesi si prenderanno un po' di terra del team rosso. Qui vedremo che la Russia si prenderà un po' di territorio. Intanto vedremo che qui il team rosa si prenderà questo pezzetto, questa parte della Russia che l'avevano preso. E diciamo che i Roghi si prenderanno il Cipro. Se vabbè, ciao, l'italiano sa andare in quel paese. Sì, e questo stato che si era unito al team rosso è stato sforzato ad uscire. Però qui possiamo vedere che un vecchio paese riconoscente per guerre è tornato. Perché? Perché essendo che i Robin avevano aiutato la Grecia, diciamo che lo avevano costretti a rilasciare lo Stato. Quindi sì, bentornato Roma, bentornato. Quindi sì, praticamente grazie ai Robin la Russia non è mai collassata, è fortissima, forse nella top 5, anche se ha perso un po' di terra, però è stata aiutata dai Romi. Dopo la guerra nel Medio Oriente, la prossima azione che i Rogan faranno è quella di invadere qui territorio coso, è quello di liberare. Quindi
faranno un atterraggio qui, inizieranno ad invadere il territorio e dopo pochi giorni viene liberato e nel trattato di pace la gente del vecchio paese là che c'era, che è stato conquistato dai terroristi, verrà liberata da... Che cavolo è successo? Non lo so nemmeno io. Quindi sì, ora l'Africa è un continente bello, pacifico, tranquillo. Non tanto per l'Europa, mi sa, perché Roma sa che vuole tornare nel territorio del suo coso, là, come cavolo si chiama in italiano? Boh, mi sono dimenticato. Questo è quello che succede quando registri la mattina, ti dimentichi come parlare, quindi grazie all'aiuto dei Roma conquisterà il territorio, qui cosa, e inizieranno pure a fare un'invasione dal sud, prendendosi la Sardegna, iniziando a spingere qui in Puglia, viene a ballare in Puglia, Puglia, e si prenderanno il resto del sud Italia. Beh, Roma è proprio tornata. Intanto più paesi e paesi si iniziano a preoccupare del nuovo coso che sta succedendo, perché cioè, sì, hanno liberato un paese, però hanno fatto tornare un paese molto nazionale e diciamo che quanti paesi hanno deciso basta, che qui un manicomio succede, quindi vedremo che il sud della Spagna si unirà a unitari. Come si... Ma perché non so parlare? Quindi sì, la Spagna si unirà a unitari. Stessa cosa con la Francia, aiutatemi che io non so parlare, che cavolo. E molti più paesi europei iniziano a unirsi come gli olandesi qua. Questo paese che non so come si chiama, poi cos'è la Sardegna, la Germania, questo paese qua non so che cosa, oh mamma mia, i colori proprio... No, aspetta, fammi cambiare colore qui dalla Polonia. Bleh. Ecco, così va meglio. Quindi sì, praticamente la federazione europea sotto il controllo dei unitari e ai Rogl non gli piacerà questa cosa, quindi che fanno? Dichiareranno guerra agli unitari e faranno un atterraggio qua nel sud della Francia e inizieranno a invadere. E la loro giustificazione sarà quella che stanno, tra virgolette, liberando il mondo da questa ideologia, anche se non è vero, mai nella vita. Quindi si inizieranno qui a spingere nella cosa qua, nella Spagna, che cos'è? Boh, cioè a spingere qui nella Spagna, Portogallo. Io mi devo imparare i nomi, perché se non mi imparo i nomi faccio brutta figura. Ecco cosa succede, faccio brutta figura e va a finire così. Praticamente vengono buttati fuori Niente, io non so più parlare, aiuto. Inizieranno qui a spingere nella Francia, però è in questo momento che l'America dichiara guerra ai Rogl e stessa cosa con la Cina. Quindi vedremo che le truppe americane verranno a atterrare sul, sull'Iberia, qui che cos'è Iberia? In Spagna e in Portogallo, della vita reale, ci hanno a invadere, liberando qui a terra, però vengono respinti fuori dalla Spagna. Vedremo Roma che si unirà nella guerra, iniziando a spingere qui nella cosa. Tanto qui vedevo che si connetteranno qui con lo coso e inizieranno a spingere nel coso. Vedevo qui i Romulan che iniziano a spingere nel team marrone. Vedevo qui Roma che inizierà a spingere pure. Qui spingeranno i Romulan i confini della Svizzera. La Svizzera, se la Cilla in pratica
sta succedendo in manicomio, ma ero a Svizzera, stessa calma. Tanto vedevo che qui il team viola, i romani, iniziano qui a spingere in Germania, però non prima che i Roglio si prenderanno tutto il resto della cosa. E diciamo che in pochi... No! Si prenderanno tutto il resto degli unitari dell'Europa qui a cosa. E diciamo che ora sì, sta per succedere letteralmente la terza guerra mondiale. Vedremo che i Rohingya faranno un atterraggio nella Groenlandia, prenden- prendendosela tutta e iniziando qui a invadere nelle isole. Non chiedetemi perché stanno invadendo qui nelle isole, anche se non ci abita nessuno. Ma i Rogue non sono così, invadono ogni cosa che vedono, la invadono proprio, è nel loro sangue. Iniziando qui a spingere negli unitari canadesi, iniziando qui a spingere negli unitari canadesi finché praticamente non rimane più niente. Praticamente piano piano militari qui del Canada, GG. E dopo averli annessi, iniziando qui a spingere nell'America, qui che cosa sono gli Stati Uniti? Sì, America, iniziando qui a spingere nell'America, prendendosi questa penisola strana, ogni volta mi dimentico sempre il nome, e faranno un atterraggio qui in quest'altra penisola, e diciamo che iniziando ancora a spingere senza fermandosi, proprio iniziando a puntarsi, cercando di prendere la capitale e buttare fuori gli Stati Uniti a più presto possibile. Intanto tutto questo quello che stava succedendo, gli americani iniziando a spingere fuori i Roglon fuori da coso, iniziando a liberare il Canada unitario piano piano, però ovviamente verranno subito respinti poco dopo, inizieranno a spingere una cosa qui in America, iniziando a avvicinarsi sempre di più, sempre di più alla capitale finché sono davanti qui, che si sono presi metà della città e iniziano a spingere sempre di più finché la prendono e tagliano gli Stati Uniti a metà e niente, l'America si deve arrendere perché qui veramente... E vedremo che qui i Roglio faranno un atterraggio nel Giappone unitario e iniziando a invadere senza pietà le isole del Giappone, prendendosi completamente tutte le isole. Qui anche sta cosa che cosa mi dovrebbe significare sta cosa qua. E faranno un atterraggio nella Cina e mi sa che la Cina è proprio fregata. Si hanno a spingere nelle coste della Cina finché si avvicinano proprio alla capitale e si prendono la capitale. E qui vediamo che l'India proprio si stanca di sta cosa e dichiarerà guerra pure ai Rohingya. Stessa cosa con il Regno Unito e anche la Australia. Vedremo che qui gli irlandesi faranno un atterraggio e inizieranno a spingere pianissimo perché queste zone sono proprio rinforzate, proprio ma forte. Iniziando qui a spingere nella terra occupata, però subito dopo verranno respinti fuori da cose, niente, non posso più rientrare. Ritornando a noi, sì, Cina, sei fregata. Hanno preso la capitale, però ancora ci sono un sacco di città che non c'ho il layer della cosa, scusate, ma non ce l'ho. E inizieranno qui a spingere nel territorio cinese sempre più profondamente, prendendosi la cosa e la Cina si arrenderà. Vedremo che qui faranno un altro atterraggio nella Australia, qui nell'Australia rossa, prendendosi tutta l'isola della Papua New Guinea, iniziando a prendersi piano piano tutte le isole, non così velocemente ma piano piano, prendendo altre isole qui, delle cose.
e faranno un atterraggio qui nell'Indonesia unitaria, prendendosi la isola più fondamentale e praticamente piano piano inizia a cadere. Non così velocemente, però vi do un'idea di come cade, anche perché ci avrei messo altri 300 anni. E finalmente i Rockland faranno un atterraggio nelle isole britanniche, prendendosi tutto quanto le cose, e praticamente l'Irlanda si arrende perché non c'è niente che può fare. E intanto possiamo vedere che qui i Rockland faranno un atterraggio nell'Australia e inizieranno a spingere nel territorio. Se milioni e milioni di truppe, se non bilioni, inizieranno qui a invadere nel territorio qui dell'Australia, anche se non c'è niente, c'è solo il deserto, ma come avevo detto prima, i Rockland non interessa niente, loro spingono dove gli pare, loro prendono terra come gli pare, non gli interessa se è fertile, no, deserto, montagne, loro la conquistano proprio senza pietà e l'Australia cade, rimane solo la Nuova Zelanda, però spoiler, viene presa pure loro. E praticamente ormai l'India che deve fare? Si arrende perché ormai non c'è niente che può fare. Quindi sì, praticamente se i Roglin fossero sul mondo del Wixo succederebbe il finimondo. Sì, sì, sono tornati, ragazzi, sono tornati più forti di prima e vedremo che più paesi si uniranno qui all'unione del vecchio impero per provare a distruggere questa cosa e ora sarà un 1v1. I Roglin che non se l'aspettavano verranno presi di colpo e dicevo che qui le truppe del vecchio impero iniziano qui a scusa, ma che cavolo no, tu non verrai invaso. Inizieranno qui a invadere nella zona qui in Persia, inizieranno a spingere qui cercando di provare a liberare l'India. Però cosa ne sai? Verranno rispinti subito, completamente, verranno rispinti fuori dai loro confini e inizieranno a invadere nel territorio con molta difficoltà. Intanto qui l'isola del Cipro verrà annessa. Diciamo che ci saranno combattimenti navali qui, ma diciamo che i Romanos riusciranno a fare un atterraggio nell'Egitto e inizieranno a spingere qua, ne- tagliando qui l'Egitto con il resto e praticamente Egitto GG. E diciamo che ci sarà un attimo un bloccaggio perché c'è il canale qui e quindi non possono avanzare. Però dove possono avanzare è qui nel territorio della Persia. Inizieranno qui a spingere in Iran della vita reale, se non mi sbaglio. Sì, che cavolo sto dicendo? Ovvio che l'Iran nella vita reale si irà qua. Lasciate stare la mia stupidità, che è proprio una cosa imbattibile. E inizieranno di nuovo a avvicinarsi di nuovo alla capitale del team rosso. E diciamo che il secondo round inizierà, ma come nel primo round verrà preso. E diciamo che c'è stata così talmente distrazione che qui i Roglin passeranno nel canale e inizieranno qui a spingere nel coso. Però ancora il vecchio impero ancora non si arrende e i Roglin nemmeno si arrendono e quindi praticamente piano piano iniziano a cadere. Il Cipro viene preso, qui tutta la terra verrà presa ormai, non c'è niente che nessuno può fare. Piano piano il vecchio impero inizierà a collassare piano piano e vedremo che i russi inizieranno a spingere qui nel territorio qua del vecchio impero e praticamente niente. Quindi sì ragazzi, per oggi è tutto. Lo so,
devi fare il coso qui, tratta delle pagine, però c'è troppa cosa da fare, quindi meglio di no, anche perché sono stanco sicuramente, e sicuramente questo video è uscito malissimo, quindi vi chiedo scusa, ma sono le 10 di mattina, quindi vi chiedo scusa per questa stanchezza e questa voce proprio tirata. Quindi sì, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un mi piace. Un'ultima cosa prima che chiudo il video. Questo sarà l'ultimo video del 2025 che faccio perché sto preparando una cosa che voi non avete idea, proprio non avete idea. Quindi sì, per oggi è tutto e noi ci vediamo con un nuovo video. Adios amigos amigas. Woo!